Ciao ragazzi, oggi torneremo negli Stati Uniti perché, come sapete, gli Stati Uniti sono grandi ed ogni stato è diverso, ha le sue leggi, ha le sue regole e quindi ci si vive in modo diverso. E dopo aver parlato della Florida, dove ho intervistato il grande Massimo, a proposito, per chi non l'avesse visto, vi lascio il link dell'intervista su come si vive in Florida, oggi parleremo del Massachusetts, uno degli stati più ricchi e dove ci sono tra le università più prestigiose d'America, e ci collegheremo con Francesca, una ragazza pugliese di Bari che vive a Boston da un anno, ma la storia di Francesca con gli Stati Uniti inizia ben 6 anni fa. Infatti Francesca insieme a suo marito si sono laureati a Bari ma non riuscivano a trovare lavoro e suo marito ha avuto l'opportunità di fare un dottorato di ricerca alla Northwestern University a Chicago. Quindi sono partiti per l'America, hanno vissuto 5 anni a Chicago e poi si sono trasferiti a Boston perché suo marito è andato a fare ricercatore alla Harvard University, pensate un po'. Quindi tutti a Boston. Francesca oggi a Boston insegna l'italiano agli americani e insegna anche la cultura italiana perché è molto legata alla sua terra ed ha anche lanciato una app per imparare l'italiano che si chiama The Italian Mind. Quindi Francesca oggi ci spiegherà come si vive in questo ricco stato e principalmente appunto a Boston. Quindi non perdetevi questo video e a dopo. Ciao! Ciao Francesca, come stai? Ciao, bene, grazie. Tu come stai? Tutto bene, grazie. Com'è oggi lì in America? Fa freddo. Freddo? Oggi fa freddo, sì. Quando mi sono svegliata stamattina erano percepiti meno 11 gradi. Adesso farà un po' più caldo, ma sempre sotto zero perché si sente il freddo. È una bella giornata, ti faccio vedere fuori dalla finestra. Vediamo. C'è sole. Ah, è una bella giornata. Gli alberi sono spogli, ovviamente. La vista è più bella in primavera e in estate. Di solito quando ci sono le giornate così molto belle con il sole sono le più fredde. È una cosa che ho scoperto vivendo sia a Chicago che ora qui a Boston. Ecco, te dove vivi? Vivi a Boston? Sì. Adesso sono a Boston da quasi un anno, però in passato abbiamo vissuto a Chicago per 5 anni. Bene, ora insomma ci racconterai un po' anche la tua storia. Sì. Intanto ti volevo dare il benvenuto, è un piacere insomma averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters. Grazie. Prima chiaramente di farti qualche domanda anche nel Massachusetts, nello stato dove vivi te, perché comunque l'America è grande, anche io ho fatto anche altre interviste, anche una in Florida, però chiaramente da stato a stato cambia, quindi le voglio fare appunto per capire anche le differenze che ci sono. Parlaci un po' di te, raccontaci un po', ecco, chi sei, da dove vieni, un po' insomma, ecco, la tua esperienza, così ti conosciamo un pochino meglio. Sì, ciao a tutti, mi chiamo Francesca, sono pugliese di Bari, ma in realtà sono nata nel nord Italia, a Crema, però sì, dopo pochi anni siamo tornati a vivere a Bari perché i miei genitori sono di lì comunque. Sono laureata in storia moderna e contemporanea. Durante gli studi ho sempre lavorato come tutor di doposcuola e dopo la laurea, non trovando nulla perché è molto difficile trovare qualcosa da noi, ho lavorato in un call center, è stata una esperienza terribile. Infatti ho lasciato dopo poco. In questa intervista racconterò anche un po' di mio marito perché le nostre storie sono molto legate. Io sono venuta qui per seguire lui, anche lui ha studiato all'Università di Bari, però lui è un ricercatore, quindi lui laurea scientifica, io umanistica, completamente diverse. Già durante l'università ci eravamo resi conto che comunque la situazione in Italia non era delle migliori, soprattutto per i nostri campi, perché proprio mentre eravamo all'università hanno fatto i tagli all'istruzione e alla ricerca, quindi perfetto. E quindi quando si è laureato lui ha cercato ovviamente di entrare in scuole di dottorato da noi in Italia, in particolare a Bari, però il problema, soprattutto da noi al sud, è che i posti con borsa di studio sono molto limitati. Di solito è un posto con borsa di studio e quel posto di solito è già assegnato. Brava, ecco, si sa già chi va. L'unica cosa che è riuscito ad ottenere subito dopo la laurea è stata quella di fare ricerca, quindi non è entrato nella scuola di dottorato, faceva ricerca come esterno grazie a borse di studio ricevute da associazioni private, solo che il problema di queste borse di studio è che duravano solo 6 mesi, quindi aveva 6 mesi di stipendio e 6 mesi no. Quindi dato che la situazione era insostenibile per entrambi, alla fine ha cercato di entrare in una scuola di dottorato qui negli Stati Uniti. Paradossalmente più facile entrare qui che in Italia. Ha fatto diverse richieste ovviamente in più università ed è stato accettato da 2 università
University of Arizona, è l'università Northwestern University di Chicago. Ovviamente ha scelto la seconda perché Chicago è molto più attraente dell'Arizona. Abbiamo deciso di partire insieme, solo che quando io sono partita con lui, sono partita con un ESTA, che appunto è il visto che si fa quando si viene da turisti. Io non ero mai stata negli Stati Uniti, neanche lui, però lui è venuto iniziando completamente la sua nuova vita qui. Io sono venuta per 3 mesi inizialmente. Quei primi 3 mesi sono stati molto belli, anche perché il primo mese l'università organizzava per gli studenti internazionali che non erano mai stati negli Stati Uniti una specie di summer school, summer camp, quindi abbiamo fatto tutte le esperienze americane possibili, è stato bellissimo. Ci sono venuti a prendere dall'aeroporto con gli autobus, gli school bus gialli. È stato molto molto bello, e poi ovviamente dopo quel mese ci siamo dovuti arrangiare da soli, trovare casa, che è stato molto difficile, e niente, poi finiti i 3 mesi io sono dovuta ritornare in Italia, quindi abbiamo avuto una relazione a distanza per 1 anno. Sì, Dura, dopodiché sì, molto. Lui ha cercato di tornare spesso, diciamo forse 3 volte è riuscito a tornare durante quell'anno, e dopodiché ci siamo sposati, quindi anch'io ho ottenuto il visto e sono potuta venire definitivamente negli Stati Uniti. Quindi questa è la mia storia, come sono arrivata qui. Quindi praticamente col matrimonio uno ottiene automaticamente il visto se l'altro ce l'ha. Sì, esatto. E quindi te praticamente hai raggiunto lui lì a Chicago e poi hai detto che vi siete trasferiti a Boston. Sì, dopo 5 anni, perché ovviamente poi lui ha finito il suo dottorato ed è stato assunto all'Harvard Medical School, dove lavora come ricercatore. Quindi sì, l'anno scorso siamo venuti qui a Boston. Quindi ad Harvard lui è ora. Sì. Te lì a Boston sei riuscita ad inserirti bene? Di cosa ti occupi ora te lì? Allora, io ho trovato abbastanza presto lavoro dopo che ho ottenuto tutta la documentazione per poter lavorare. Ho iniziato a lavorare come insegnante di italiano agli stranieri già quando vivevo a Chicago. Sono stata assunta prima da una scuola di lingue, quindi una scuola privata che insegnava diverse lingue, tra cui l'italiano. Poi loro si sono spostati online molto prima rispetto all'inizio della pandemia, quindi io lavoravo già online da anni. Bene. Perché appunto insegnando agli adulti è molto molto più semplice insegnare online rispetto che in una scuola fisica, perché ovviamente le lezioni sono sempre lezioni serali, problemi di traffico, problemi di parcheggio, andava a finire che spesso si presentavano, invece online è molto molto più comodo per tutti. Niente, ho iniziato a lavorare con loro, però poi mi sono anche creata un mio, diciamo, business. Tuttora lavoro sempre per questa scuola, però ho anche i miei studenti privati. Negli ultimi giorni c'è stato anche il lancio della mia app per imparare italiano, sì. Ho lavorato con un mio studente su questo, lui si è occupato di tutta la parte tecnica e io di tutta la parte dei contenuti. È stato molto divertente, siamo molto contenti e soddisfatti perché comunque è bello. Come si chiama la tua app? The Italian Mind. Ok, quindi chi vuole può andare a vedere, scaricare, sì, no? sì, sia su Apple Store che per Android. E quindi tramite questa app si può imparare l'italiano per chi lo vuole imparare? Sì, esatto. C'è tutto, contenuti di grammatica, esercizi, listening, tutto a 360 gradi. Poi ci siamo trasferiti qui a Boston, io ho mantenuto il mio lavoro, non ho dovuto nemmeno, diciamo, cambiare. Io sono molto fortunata perché avendo un lavoro online posso lavorare dove voglio. È una bella fortuna quella di lavorare online dove ti pare, tanta roba, eh? Infatti, riparti tutte le volte con un lavoro nuovo. È un grosso problema, sì. Infatti se voglio tornare in Italia e farmi un periodo più lungo di vacanze posso farlo. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e io vi risponderò. Ciao! E senti, sempre parlando di lavoro, la situazione lavorativa lì in Massachusetts com'è? Cioè, gli stipendi sono buoni, si guadagna bene, il lavoro c'è? Allora, sicuramente si guadagna di più rispetto agli stipendi italiani, sia per me, non so, nell'insegnamento, però è anche vero che il mio lavoro è in base a quanto lavoro. Più studenti ho, più guadagno. Però di norma
norma anche chi è insegnante nelle scuole pubbliche, per esempio, guadagna di più di una insegnante in scuola pubblica italiana. Anche nel campo in cui lavora mio marito, già da quando facevo il dottorando, lo stipendio da dottorando è più alto di quello italiano. Diciamo che ti permette di vivere una vita dignitosa, ovviamente senza spazi, però puoi vivere da solo, puoi avere un tuo appartamento, non super lussuoso, però diciamo ce la fai ad andare avanti, ma il costo della vita è molto più alto, quello è l'altro problema. E poi si deve arrivare anche a quello, Come in tutto il mondo, più guadagni meglio è. Anche negli Stati Uniti, più guadagni, più puoi avere una casa più grande, più bella, puoi fare viaggi, mangiare fuori anche ogni giorno. E invece, ovviamente, con i nostri stipendi comunque ci regoliamo. Ma abbiamo mantenuto una vita stile italiano, non stile americano. Non andiamo a mangiare fuori tutti i giorni, come fanno gli americani. Sì, perché comunque ci piace mettere qualcosa da parte. Certo. Gli americani in questo non sono molto bravi, non mettono molto da parte. Gli italiani sono grandi risparmiatori, no? Esatto, sì. Per storia. Sì. La situazione lavorativa invece qui nel nostro stato, cioè io ti posso parlare più di Boston nello specifico. Certo. Boston è considerata la Silicon Valley del biotech, ecco perché appunto mio marito lavora qui, ci sono un sacco di aziende, diciamo, di ricerca o biotecnologiche, quindi la maggior parte delle persone credo che lavori in quel campo o nelle università, perché qui ci sono università ogni 100 metri, ce ne sono tantissime, però ovviamente ci sono anche ristoranti, caffè, banche, quindi c'è gente che anche lavora in quei campi, negli uffici. Non so dire gli stipendi in quei campi, però persone che conosco che hanno altri tipi di lavori comunque hanno una vita dignitosa. Non vedo la situazione che vedo in Italia dove ci sono persone che anche se lavorano devono comunque continuare a vivere con i genitori perché per esempio non possono permettersi un affitto, bollette eccetera. Invece qui bene o male ce la fai. Se proprio hai uno stipendio misero, l'altra cosa che fanno è condividere un appartamento con altre persone. Noi sin dall'inizio, essendo una coppia sposata, non volevamo condividere l'appartamento con nessuno. Penso che lì forse c'è più margine di crescita e più meritocrazia rispetto a noi, che magari dopo anni e anni e anni gli stipendi non aumentano, mentre penso che lì ci sia anche più soddisfazione a lavorare, perché insomma se meriti vieni portato più in alto, guadagni di più, giusto? Esatto, sì, Così, funziona così. Io per esempio quando ho iniziato non avevo molti studenti o molte classi perché era la mia prima esperienza negli Stati Uniti come insegnante. Avevo insegnato anche in Italia, però ovviamente loro vedono l'esperienza che hai qui. Vedono un po' anche l'esperienza italiana, però molto fa l'esperienza che hai negli Stati Uniti. Sicuramente adesso guadagno di più rispetto agli inizi e lo stesso mio marito, adesso che fa il ricercatore, ogni anno ha l'aumento di stipendio ed è così per qualsiasi tipo di lavoro. Poi ovviamente quando lui finirà questo percorso deciderà se tipo andare in azienda o se diventare professore universitario e a quei livelli gli stipendi sono molto molto alti. Più vai avanti di carriera più aumenta lo stipendio sicuramente e vedo che c'è questo avanzamento di carriera per le persone meritevoli, sì. E se invece uno volesse venire lì, perché poi vabbè c'è anche tutto il discorso dei visti, che ora magari ci dai un'infarinatura veloce perché so che è un po' complicato, però se uno volesse venire lì a aprire un'attività in proprio, cioè lo può fare o ci sono delle restrizioni un po' particolari? Sì, da quello che so ci sono i visti per gli investitori, quindi per chi vuole aprire aziende qui, non so bene come funziona, credo che tu debba avere una determinata cifra da parte, perché lo richiedono anche per il nostro tipo di visto, per esempio avevano richiesto che avevamo tot soldi nel caso in cui tu non riesca a trovare lavoro, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente si assicurano che tu non sia un peso per il paese, però sì, ci sono tantissimi tipi di visti. Quello che abbiamo io e mio marito, lui è un J1, che è il visto che danno per gli exchange student, e io ho il J2, che è dipendente dal suo, che mi permette di lavorare, però bisogna fare attenzione a questo perché molti visti dipendenti, che di solito sono quelli che appunto danno alle mogli, non ti danno la possibilità di lavorare ed è molto importante appunto lavorare legalmente perché se poi ti scoprono ti mandano via. Per esempio quello che consiglio io è
Se si lavora già in un'azienda italiana che ha contatti con gli Stati Uniti, quello è un primo metodo per poter chiedere all'azienda di trasferirti e quindi venire qui come expat, e in quel caso ti danno anche un aumento di stipendio, da quello che so. La situazione è molto più semplice, anche perché l'azienda ti aiuta nel trasferimento. Oppure, appunto, come ha fatto mio marito per studio, il dottorato è la cosa più semplice, perché appunto il dottorato ti dà una borsa di studio, quindi tu vieni pagato per fare il tuo dottorato di ricerca e tutte le spese universitarie sono coperte. Invece se vieni a studiare per un master o per una, come da noi, triennale, devi pagare, a meno che appunto non riesci ad ottenere una borsa di studio, però in quel caso non so bene come funziona. Perché poi lì comunque per venire negli Stati Uniti penso sia un po' uguale in tutti gli stati, no? Non è facile venire a lavorare lì o ottenere un visto oltre a quello chiaramente turistico per rimanere. Che tipi di visti ci sono lì? C'è quello da studente, dove puoi fare solo lo studente, poi appunto c'è quello tipo il mio, che è il migliore credo, perché ti permette di fare quello che vuoi. Se io volevo potevo studiare e lavorare, entrambe le cose, però ovviamente, dato che qui il grosso problema dell'istruzione è che è privata, mi piacerebbe prendermi un master qui negli Stati Uniti, però sono troppo costosi, quindi sì, mi sono dedicata solo al lavoro. Poi ci sono appunto questi visti da investitori, se qualcuno si vuole aprire, non so, un ristorante, una piccola azienda, può farlo. E poi ovviamente c'è la famosa green card, che se riesci a vincere sei molto fortunato. Già quando stavamo in Italia abbiamo provato la lotteria, mai vinta, cioè tipo sono 7 anni che proviamo, mai vinta. È difficile, però ci sono persone molto fortunate che vincono al primo colpo. Sì. Quella è fortuna, perché insomma, quanta gente Sì. c'è che le richiederà. Ogni anno sono veramente, non so, milioni di persone. Ma se uno vuole venire a lavorare lì da dipendente è semplice, oppure c'è il discorso dello sponsor che deve essere richiesto? Sì? Esatto, sì. Come dicevo, o vieni già con un'azienda alle spalle, quindi non so, un'azienda italiana che ha sede anche negli Stati Uniti e quindi hai semplicemente un trasferimento e della documentazione se ne occupano loro. Se invece vuoi partire da zero, in realtà è difficile farlo dall'Italia, perché loro di solito non assumono dall'Italia per qui, a meno che appunto non è un'università. L'università in quel caso ti assume come dottorando o post-dottorando, e anche in quel caso si occupano loro di tutto, però il visto che puoi avere è appunto di solito il J o l'F se sei studente, però appunto con il visto F per esempio non puoi lavorare. La cosa che puoi fare è, dopo che finisci il tuo master o il tuo dottorato, ti danno un periodo in cui puoi appunto lavorare. Durante questo periodo molte persone riescono poi a rimanere, perché gli viene trasformato il visto in un visto lavorativo, perché l'università ovviamente ti vuole tenere, non vuole lasciare andare le persone su cui è investito, perché per loro è un investimento il fatto che tu abbia studiato da loro e ti hanno pagato tra l'altro tutto loro. Conosco molte persone che anche dopo il master poi riescono ad essere assunte dalle aziende, perché dopo il master di solito si fa un tirocinio come da noi, però tendono a tenerti, soprattutto adesso in questa situazione dove stanno riaprendo tutto e quindi stanno assumendo molto. Chi è qui riesce a rimanere. Diciamo che la parte più difficile è entrare nel paese. Infatti. Secondo me, se uno vuole fare l'investimento di venire e partire da zero studiando, alla fine poi riesce a rimanere ed è una cosa positiva. Però sì, ripeto, tentare di cercare lavoro direttamente dall'Italia è quasi impossibile. Di solito non assumono se non hai già un visto. Per esempio, quando io sono arrivata qui, ho fatto il mio colloquio, la prima cosa che mi hanno chiesto è stata: hai un visto lavorativo? Hai il permesso di... Perché poi c'è anche il permesso di lavoro, che è una specie di card, quindi te la chiedono. Non vogliono assumere in modo irregolare. So che poi c'è gente che l'ha fatto nei ristoranti, però appunto un conto è lavorare in un ristorante, un conto è lavorare per un'azienda. No, aziende non vogliono sicuramente i problemi. Sì. E senti, come costo della vita, che dicevi che è alto, per avere ecco un'idea, in una città insomma grande come può essere Boston, quanto costano gli affitti, per dire, rispetto magari all'Italia, le bollette, la spesa, o se uno volesse comprare una casa, cioè mi immagino che siamo molto più alti di noi, però. I costi sono più alti soprattutto per gli affitti, in particolare Boston e New York e credo San Francisco sono le più costose. Boston è cara per gli affitti purtroppo, questo è dovuto credo anche al fatto che ci sono molti studenti che arrivano ogni anno. Se ti trasferisci tipo a settembre hai molta difficoltà a trovare un appartamento in affitto. Io ho cercato un po', ti dico, un
monolocale, ovviamente di quelli fatti come si deve, perché ci sono cose che costano meno, però io non le consiglio, perché quando vivevamo a Chicago vivevamo in un appartamento, diciamo, che comunque per un italiano è considerato costoso, però molto vecchio, e quando sono vecchi hanno un sacco di problemi di tutti i tipi, dal riscaldamento alle finestre che non si chiudono bene, le tubature, meglio evitare, quindi meglio prendere sempre appartamenti nuovi. Allora, un monolocale va dai 1.800 ai 2.300 dollari al mese. Boia. E un bilocale va dai 2.300 fino ai 3.500, ovviamente più sono lussuosi e più sono centrali, più costano. Noi non siamo in centro, siamo un po' più a sud di downtown. Abbiamo voluto cercare qualcosa vicino al posto di lavoro di mio marito, che lui riesce ad andare in 15 minuti a piedi. Il riscaldamento di solito è sempre compreso nell'affitto, e questo l'abbiamo visto sia a Chicago che qui a Boston, e in paesi così freddi conviene. Quando accendi il riscaldamento lo devi tenere a volte anche tutto il giorno, 24 ore su 24, insomma. L'elettricità a Chicago era compresa, qui no, però l'elettricità qua costa pochissimo. In questo appartamento abbiamo tutto elettrico, il piano cottura elettrico, abbiamo lavatrice e asciugatrice in casa, quindi paghiamo poco rispetto a quanto pagano i nostri in Italia. Poi ovviamente quello che ti devi pagare a parte è anche internet, che più o meno credo sia uguale, solo che qui è ovviamente super veloce. E poi cos'altro? Ah, la spesa. Questo ne avevo parlato sul mio Instagram, ho fatto un video sulla spesa. Allora, la spesa, io da persona del sud dico che i costi sono più alti, perché da noi frutta e verdura non costa quanto qui. Però persone che hanno visto il mio video e vivono a Milano, comunque nel nord Italia, mi hanno detto che i prezzi più o meno sono uguali, quindi diciamo che i prezzi della spesa negli Stati Uniti sono più o meno uguali al nord Italia. Ovviamente i prodotti italiani però costano di più perché sono di importazione. Formaggi, salumi, che ovviamente se vuoi trovare quelli buoni devi andare da Italy, e lì anche sono molto molto costosi. Tra l'altro i formaggi mozzarella, bufala non sono buone come quelle che abbiamo No. in Italia. Quella è una cosa che mi manca molto. Ci credo. Se non fosse per l'affitto, secondo me riusciremmo a risparmiare molto, ma molto di più. Sì, ovviamente usciamo, andiamo al ristorante, d'inverno di meno, non abbiamo molta voglia di uscire. In estate usciamo molto più spesso, se vai una volta alla settimana fuori, i prezzi sono più alti del sud, più o meno quanto Milano, credo. La cosa più costosa qui è l'alcol, ti fanno pagare molto se prendi, non so, birra o vino, e c'è anche una tassa sugli alcolici, quindi finisci per pagare tantissimo se vuoi bere qualche alcolico. Invece sì, il cibo più o meno diciamo che è uguale al nord Italia, e poi devi pagare la mancia, che ovviamente qui è obbligatoria, molto importante, perché i camerieri hanno bisogno della mancia per andare avanti. Con quello, Ovviamente per noi italiani all'inizio è un po' uno shock culturale dover dare la mancia, però poi per ti forza, abitui. Sì, per forza. Quindi ovviamente comprare casa non so, perché non abbiamo mai cercato, però sappiamo che i costi sono molto molto elevati, soprattutto quelle belle tipiche americane, diciamo le villette, sopra $1.000.000. Cavolo, tanta roba. Forse anche la zona però che costa così Sì, cara. sì, qui vicino dove abbiamo tutte le villette molto belle stile americano è un quartiere di ricchi comunque, quindi anche quello incide. Se vai fuori, tipo in altre città del Massachusetts meno importanti, più piccoline, è ovvio che paghi molto di meno sia di affitto che se vuoi comprare casa, ed è così per tutti gli stati. Anche a Chicago noi pagavamo abbastanza per un appartamento che non era un granché, e amici che invece vivevano fuori Chicago pagavano quanto noi per una casa, il doppio praticamente. Certo. E quello dipende anche dal tipo di vita che hai. Tipo mio marito, lui ha bisogno di stare nella zona medical center, quindi dove ci sono gli ospedali, perché è lì che si trova il laboratorio dove lavora, e quindi lui ha bisogno di vivere vicino, non può farsi ogni volta con la macchina un'ora o mezz'ora di strada ogni giorno. È vero che paghi di più di affitto, però tipo noi non abbiamo bisogno della macchina. Siamo qui negli Stati Uniti dai 6 anni senza macchina, perché a Chicago non serviva per niente, qui bene o male lo stesso non serve. Ovviamente se vuoi farti qualche viaggetto fuori, in quel caso hai bisogno della macchina, però tipo non so, la puoi affittare per la giornata, perché comunque comprarla comporta molti costi, perché si paga una specie di affitto per il parcheggio che non è compreso nell'affitto della casa, quindi si paga tutto
a parte. Poi ovviamente le varie tasse, sì, la benzina non costa quanto in Italia, però è comunque una spesa in più che non abbiamo stando in un appartamento così, diciamo, centrale. Nell'area, diciamo, Boston e fuori Boston, gli affitti sono comunque leggermente più alti di altri stati, anche perché il Massachusetts è uno stato abbastanza, diciamo, ricco. Invece ci sono stati dove costa tutto di meno, per esempio adesso il Texas va molto perché dicono che è super economico, però devo dire che invece per quanto riguarda le tasse, qui negli Stati Uniti si pagano due tipi di tasse, la tassa federale e la tassa statale. La tassa statale è dello stato in cui vivi. Qui nel Massachusetts c'è una flat tax del 5%, e invece quando vivevamo in Illinois in realtà pagavamo di più perché l'Illinois è uno stato che ha un po' di problemi economici e quindi aumentava le tasse. Invece quelle federali dipendono da quanto guadagni, quindi dal tuo stipendio. Più alto lo stipendio, più paghi, insomma un po' come da noi. No, appunto te lo volevo chiedere perché parlando con quel ragazzo della Florida, tanta gente va lì perché le tasse sono bassissime, sia anche per chi apre un'attività, sia per chi magari ci va in pensione. Quindi ecco, volevo sapere lì com'era perché so che da stato a stato cambia. Ecco, comunque, cioè non sono comunque a livello che sono qua in Italia, penso. Noi abbiamo pagato le tasse proprio l'altro giorno di qui del Massachusetts, si paga molto di meno rispetto all'Italia. Mio marito lo dice sempre perché comunque quando lui ha lavorato in Italia se ne andava mezzo stipendio in tasse, invece qui sì, sono molto di meno, anche se è vero che paghiamo l'assicurazione sanitaria privata. Se vuoi posso parlarne adesso dell'assicurazione, mi collego. Sì, ci spieghi com'è la sanità, l'assicurazione sanitaria, già che ormai c'è un argomento. Sì. Allora, l'assicurazione sanitaria qui è privata, c'è anche quella pubblica, però ovviamente quella pubblica è per i meno abbienti, non è il caso per chi lavora ovviamente, e quindi te la devi pagare. Cosa succede? Che se hai un lavoro normale, tipo come quello di mio marito, ti viene coperta dal tuo lavoro, e fortunatamente noi siamo coperti come famiglia, quindi il datore di lavoro di mio marito copre lui, copre anche me, e quindi paghiamo pochissimo, diciamo, di tasca nostra. Ma fino all'anno scorso, che lui era uno studente di dottorato, l'assicurazione copriva solo lui e non me, quindi io mi dovevo pagare l'assicurazione da sola. Ti dico che spendevo sui $300 al mese. Poi il problema dell'assicurazione sanitaria qui è che è un po' un casino, nel senso che sì, paghi l'assicurazione, ma ciò non ti rende tutto gratuito. Quando vai a fare le visite c'è sempre una percentuale che devi pagare tu di tasca tua. Quello che non paghi sono le visite annuali, quindi quelle di routine dal medico di base, però è una all'anno. Se vai una volta in più inizi a pagare fino a una certa soglia. Quando raggiungi quella soglia l'assicurazione ti copre al 100%. Questo è come funziona. Ovviamente questo è stato un altro shock culturale. Io da italiana ero andata dal medico di base anche per il raffreddore, avevo la tosse che non mi passava. Sono andata una seconda volta a fare la visita e ho dovuto pagare quella visita e sono rimasta scioccata. Ho detto come mi ha solo visitato, mi ha prescritto uno sciroppo per la tosse, uno sciroppo che tra l'altro potevo prendere io tranquillamente perché qui le farmacie sono all'interno dei supermercati, era un prodotto da banco, quindi non me l'aveva nemmeno prescritto, mi aveva detto prendi questo sciroppo e vedi se ti passa. Cioè per questa visita di 5 minuti avevo pagato, mi ricordo, 100, 120 per Passi farmi... ma quante volte ci pare dal medico di base, Esatto. E una volta l'anno solo, è compreso? Sì, una volta l'anno ti fa la visita generale e quella è gratuita. Dopo quell'esperienza ho detto ok, adesso quando mi viene il raffreddore, qualsiasi cosa, so cosa prendere. Comunque gli ospedali sono degli alberghi a 5 stelle, sono bellissimi. Dato che mio marito lavora sempre in ambito sanitario, tra virgolette, gli ospedali dove andiamo sono sempre quelli collegati dove lavora lui, tipo a Chicago era l'ospedale della Northwestern, che era super nuovo, bellissimo. Qui è quello legato ad Harvard. Io con i medici che ho avuto mi sono sempre trovata bene, preparati, non ho mai avuto grossi problemi. E senti, visto che ora siamo nell'argomento sanità, eccetera, io ti volevo chiedere a questo punto anche com'è la situazione del Covid, com'è stata gestita e com'è la situazione ora. Avevamo anche noi questo, diciamo, Green Pass per entrare nei ristoranti. Infatti la settimana scorsa che siamo andati in un ristorante ce l'hanno chiesto, è diverso, è tipo un cartoncino dove abbiamo le dosi di vaccino, però è stato tolto, rimane l'obbligo di mascherina all'interno di tutti gli esercizi pubblici, trasporti, però all'aperto non è mai stata obbligatoria la mascherina perché comunque qui gli spazi sono molto grandi, quindi se passeggi non ti
ritrovi mai con tanta gente tutta accalcata. Quello che abbiamo notato, tipo noi siamo stati a New York per un viaggetto e lì a New York l'abbiamo indossata anche all'esterno, sia perché New York era piena di casi Omicron e quindi avevamo effettivamente un po' paura, e anche perché c'erano tantissimi turisti e quindi tutti la indossavano anche fuori, però diciamo molto tranquillo, nel senso qui almeno nelle grandi città vedo che la gente è più responsabile, nel senso che non gli viene imposto di fare qualcosa, però tipo a New York se vedevano che c'era tanta gente per strada si mettevano una mascherina, lo facevano automaticamente. Però anche qui abbiamo avuto in altri stati molti casi di persone che si rifiutavano a priori di indossare la mascherina. Diciamo che tutto il mondo è paese. All'inizio abbiamo anche avuto noi a Chicago una specie di lockdown, non forte come quello italiano. Questa è anche un'altra caratteristica appunto della cultura americana. È bastato chiudere tutti i ristoranti, le palestre, i negozi e la gente non usciva più, perché l'americano esce per andare in palestra, andare al supermercato, i supermercati erano aperti, o per andare al ristorante. Se tu li chiudi tutto, non uscivano molto per farsi la passeggiata, però potevi uscire per fare una passeggiata, non era considerato in Italia illegale. Potevi farlo, potevi portare a spasso il cane, potevi andare a correre e i ristoranti erano chiusi, però continuavano comunque a fare servizio di asporto, quindi c'erano le persone che andavano, si facevano la coda fuori dal locale per prendersi il loro pasto, poi tornavano a casa. Ovviamente negli Stati Uniti non potevi eliminare completamente questo perché loro non sanno come mangiare, altrimenti. Io l'ho vissuta con molta tranquillità, devo dire. All'inizio ovviamente ero spaventata come tutti, poi ce l'hanno fatta vivere molto tranquillamente, soprattutto in estate, tutto molto più libero. Bene, allora senti, ti volevo chiedere un'altra cosa. Siccome appunto dicevi anche te, no, che ci sono tante università lì nel Massachusetts e anch'io appunto ho letto e ho sentito dire che è lo stato americano dove ci sono insomma le università più prestigiose del paese, visto che appunto che tuo marito ci hai detto che lavora appunto per l'università, se ci spieghi un po' brevemente come può fare, ecco, uno se volesse venire a studiare lì, se l'università insomma funziona uguale rispetto all'Italia e le opportunità che uno può trovare. Ovviamente le università più famose che ci sono qui sono Harvard e l'MIT, però poi ce ne sono tante altre, in totale un centinaio di università. La triennale e la specialistica, che qui vabbè non è una triennale perché dura 4 anni, l'undergrad, e poi il master, da quello che so è più facile rispetto all'Italia, nel senso che gli esami sono quasi tutti scritti, molto vale anche i compiti che fai a casa. Se sei una persona che comunque fa i compiti e completa tutti gli esami, passi facilmente. Il grosso problema sono i costi dello studio. Invece il dottorato è più difficile rispetto a quello italiano e dura anche più anni, perché loro non ti fanno finire il dottorato finché non hai una pubblicazione a primo nome. Devi avere delle pubblicazioni. Se non hai pubblicazioni non ti fanno finire. Poi se ce la fai hai molte possibilità, perché tutto dipende in che tipo di università studi. La maggior parte delle università hanno molti contatti, che qui negli Stati Uniti avere contatti è molto importante, e ti preparano al mondo del lavoro, perché una volta che finisci il dottorato devi sapere già come muoverti in un laboratorio. Lo stesso vale per il master, perché dopo il master ti fanno fare i tirocini in aziende, se vuoi andare in azienda o altro. Vedo che c'è molta più pratica sin da subito, però come dicevo è più facile, nel senso che vedo che noi italiani siamo molto più preparati in ambito teorico, in ambito pratico no. Però ovviamente l'ambito pratico è una cosa che poi impari velocemente, quindi poi l'italiano tende sempre a superare, secondo me, l'americano, perché abbiamo più teoria, poi la pratica la impari e una volta che la impari, avendo più teoria, sei migliore. Per esempio mio marito, dopo che ha finito il suo dottorato, è stato il suo professore, diciamo il suo mentore, che gli ha consigliato dove andare a fare colloqui in base a quello che lui aveva studiato. E quindi mio marito lavora sui tumori e adesso lavora sulle leucemie. Ha fatto diversi colloqui, ne ha passati 2 alla fine, ma ha deciso di venire qui a Boston perché ovviamente è più prestigioso. La maggior parte delle persone che conosco comunque dopo l'università trovano subito lavoro. Adesso so che stanno assumendo tantissima gente in qualsiasi ambito, perché tipo i ristoranti stanno riaprendo, quindi hanno bisogno di camerieri e paradossalmente ti ritrovi più lavoro che manodopera, quindi stanno cercando tantissima gente, ma non c'è abbastanza gente per coprire questi posti vacanti. E poi c'è anche molta gente che ha deciso di, per
perché la pandemia ha fatto avere delle epifanie alle persone, quindi molti hanno detto no, mi ero stancato del mio lavoro, voglio cambiare completamente. Ho avuto studenti che da fare un tipo di lavoro hanno deciso di cambiare completamente, quindi per esempio avevano bisogno di imparare italiano perché dovevano cambiare lavoro. E questa è una cosa bella degli Stati Uniti, nel senso che ti puoi mettere in gioco a qualsiasi età, puoi cambiare lavoro a qualsiasi età, perché non c'è questa regola, diciamo, del posto fisso a vita, che sicuramente è una comodità in Italia e piacerebbe a tutti il posto fisso, però qui non esiste, quindi la gente cambia molto più spesso, anche semplicemente perché si stanca, vuole cambiare, o perché non gli va bene più lo stipendio, vuole un aumento di stipendio e non glielo danno, vanno in un'altra azienda dove gli viene dato l'aumento di stipendio. Eh sì, il paese delle opportunità, no? È sempre stato conosciuto come Sì. un paese delle opportunità. Quindi comunque lì, diciamo, la qualità della vita si vive bene, no? La qualità della vita è alta lì. Per qualità della vita intendo un po' all'italiana, nel senso, per me la qualità della vita è avere tempo per gli amici, avere il weekend libero sempre, e qui non è molto così, ovviamente dipende dal tipo di lavoro, però non è propriamente così, nel senso che qui si lavora tantissimo, a volte può capitare di dover lavorare anche nel weekend, in questo modo non hai molto tempo per gli amici, a volte anche per la famiglia. L'unico problema dell'Italia, a parer mio, è la mancanza di lavoro. Se ci fosse quello, in Italia si vivrebbe bene, almeno io che sono del sud, la vita, lo stile di vita che avevo al sud mi piaceva, perché comunque il clima bellissimo, il mangiare, gli amici, la famiglia vicina. Qui ti inizia a mancare tutto quello. Qui abbiamo amici, ma l'amicizia è considerata in modo diverso rispetto a come la consideriamo noi. Ci si vede una volta al mese, sono molto più individualisti, non c'è l'aperitivo, la vita più lenta. Qui invece è più frenetica, è lavoro, 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 però di contro la qualità intesa come da quello che guadagni puoi vivere, puoi diciamo toglierti degli sfizi, sì, c'è, a differenza dell'Italia dove so che, a parte che non si trova molto lavoro, ma se lo trovi poi molti hanno anche difficoltà ad andare oltre il pagare tasse e bollette. Ovviamente, ripeto, qui dipende tutto dal tipo di lavoro che si ha e da quanta carriera hai fatto, perché ti avevo accennato, noi all'inizio qui non stavamo benissimo perché i soldi non erano abbastanza per una città come Chicago e quindi dici, ma che sono venuto a fare qui, potevo stare in Italia. Poi dopo le difficoltà iniziali inizi ad avere un po' i frutti e poi immagino che andando avanti sarà sempre meglio. Ci vuole un po' di pazienza. Anche perché insomma è tutto un altro mondo, anche un altro stato europeo penso sia uguale, ma insomma lì siamo proprio dall'altra parte, cultura è diversa, poi non conoscete nessuno, arrivate lì non è facile, Esatto. no? Sicuramente se vieni quando sei molto molto giovane fai meno fatica ad accettare certi, diciamo, compromessi, difficoltà, ma se vieni quando sei già un po' più grande, laureato, quando dopo una laurea ti aspetti di fare subito carriera, devi accettare che all'inizio devi partire da zero, perché ovviamente non è il tuo paese, non è la tua lingua, non hai nessuno, devi ripartire completamente in tutto, sia per la lingua che per le amicizie. E poi c'è questo anche problema che ogni tot anni tutti si trasferiscono. Noi avevamo amici a Chicago che poi se ne sono andati in altri stati, sono tornati in Europa, anche amici che abbiamo adesso qui a Boston torneranno in Europa, quindi hai le amicizie però poi dopo 8 anni le perdi. E gli americani come sono? Sono individualisti, infatti non abbiamo molti amici americani, la maggior parte dei nostri amici sono europei. Quando devi organizzare qualcosa con loro devi organizzarla tipo un mese prima, però sono molto rispettosi delle persone, delle regole, ovviamente non tutti gli americani, però diciamo che la maggior parte di quelli che ho conosciuto io nell'ambiente in cui sono molto rispettosi, molto onesti, raramente cercano di fregarti, non badano molto all'esteriorità come per noi, tipo qui vestirsi bene è un optional, si rendono conto che noi italiani siamo molto fashion, ma per loro diciamo non è importante, no. Ma lo vedi anche tipo, non so, professori universitari che qui si vestono in jeans e t-shirt, molto easy. All'università gli studenti lo stesso vanno con la tuta da ginnastica. Per alcuni aspetti sono un po' strani per come siamo noi e forse
per il fatto che sono molto onesti, secondo me a volte poi si fanno fregare, sì. Dall'italiana di turno. Soprattutto quando vengono in vacanza, però amano l'Italia tantissimo, amano il nostro stile di vita, la cultura, tutto, cibo, il clima, tanto che molti vogliono venire a vivere in Italia per la pensione, ovviamente, perché sanno che la situazione lavorativa è quella che è, perché qui appunto vivere da pensionato negli Stati Uniti non è molto facile, sia perché nella maggior parte degli stati del nord il clima è molto freddo, quindi quando inizi a diventare anziano diventa un problema, e poi appunto tutti questi costi, molti dicono a questo punto me ne vado in Italia dove tutto è meglio, il clima, il cibo, con la mia pensione posso vivere da re. Senti, c'è qualche stranezza che ti viene in mente, magari che hai notato negli americani, nelle differenze di cultura rispetto a noi? Allora, una delle stranezze che avevo notato, soprattutto perché appunto noi in Puglia abbiamo molto molto pesce, ho notato che qui il pesce è sempre appunto pulito, lo vendono già tipo a filetti. L'unico pesce intero che hanno è la spigola, e avevo chiesto a questo americano che conoscevo come mai, mi aveva detto perché gli americani si impressionano a vedere la testa del pesce. Non vogliono vedere la testa nel piatto, tant'è che di solito anche quando vai al ristorante non ti servono il pesce intero, ma già sfilettato. Ah. E poi in realtà c'è questa idea che gli americani sono tutti obesi. Non è così nelle grandi città, tutti sono molto fissati con lo sport, vanno sempre a correre, in palestra, non mangiano tantissimo. Io ho invitato americani a casa, da barese ho cucinato di tutto e di più. Dopo antipasto e primo già erano pieni, ovviamente ci sono gli obesi anche qui, ma credo che la loro obesità sia dovuta più dal tipo di cibo che mangiano e anche dalle cose che bevono, perché bevono molte bevande zuccherate più che cibo sano. E senti, ti volevo chiedere del clima, no? Che prima ci hai detto che lì, insomma, è freddo freddo, sono stati del nord. Com'è un po' sia d'estate che d'inverno, per avere un'idea? E anche te, insomma, da pugliese, com'è? Riesci a sopportarlo questo clima o è pesante? Quando sono andata a Chicago è stato devastante, perché Chicago è la città più fredda, è più fredda di Boston in realtà. C'è stato un inverno che ho avuto proprio un crollo psicologico perché sono stata malissimo, c'erano meno 40. Boia. Avevamo avuto questo polar vortex, come si chiama, che sono delle giornate estremamente fredde con tanta neve e vento freddo che viene dal Canada. Abbiamo avuto 2 giorni di meno 40, tutto il resto della settimana era tipo meno 20, cioè diciamo che Chicago e meno 20 sono classici. Meno 40 sì, sono estremi, però capitano. E invece qui a Boston pensavo, ero venuta tutta contenta dicendo sono abituata a Chicago, qua sarà una passeggiata, invece che qui l'inverno è abbastanza tosto, perché sì, non arriva mai a meno 20, però anche qui c'è il vento freddo e quindi giornate come quella di oggi, meno 11, meno 12, si fanno sentire. Abbiamo avuto 2 o 3 grosse tempeste di neve. L'estate di Chicago era molto calda, a volte c'era questo venticello molto piacevole, quindi devo dire che l'estate è molto meglio per esempio di quella che abbiamo a Bari, che è devastante. Qui l'anno scorso l'estate non è stata molto bella, tutto il mese di luglio c'è stata pioggia, invece poi tutto agosto è stato molto bello. Comunque quando fa caldo si sta bene, si può andare al mare, siamo stati nella baia di Boston al mare, che non è un granché ovviamente venendo dalla Puglia. L'oceano non è azzurro qui in questa zona, in Florida è molto più bello, mi hanno detto. Qui è praticamente grigio. È bello vedere l'oceano. Anche lì è sul mare, Boston. Sì, sì, è sul mare. Poi ovviamente c'è la zona Cape Cod, che è quella dove vanno tutti in villeggiatura. Dura soltanto in quei 2 o 3 mesi estivi o comunque già anche nella primavera comincia già a venire giornatine un po' più piacevoli, un po' più calde? Sì, qui a Boston la primavera c'è, infatti l'anno scorso noi arrivavamo a fine marzo e già sentivamo più calore rispetto a Chicago, dove invece a fine marzo fa ancora freddissimo. Le provi tutte le stagioni, nel senso che la primavera è primavera, l'estate è calda, a parte queste giornate di pioggia inglese che ogni tanto ci sono, ma dicono che è un classico del New England in generale, che il tempo cambia all'improvviso, e l'inverno è inverno. Chicago non era per niente così, faceva freddo già da novembre fino ad aprile. La primavera dura praticamente 2 settimane a maggio e poi inizia a scoppiare il caldo all'improvviso, cioè passi da mettere il piumino a metterti a mezze maniche. Che temperature raggiungi d'estate lì? Il massimo è 30 gradi, anche a Chicago era 30,
30 il massimo, 32 quando proprio è estremamente caldo, Mm-hmm. sì. Io sto bene, non ho grossi problemi perché a Bari arrivavamo anche a 40 gradi, quindi... Appunto. E come paese è un paese attento all'ambiente, un paese green, ora che si parla tanto di questi argomenti? Allora, gli Stati Uniti non sono molto attenti rispetto all'Europa, l'Europa è molto più attenta. Qui si fa la raccolta differenziata, per esempio nei palazzi c'è dove si butta la normale spazzatura e poi quella del riciclo. Però il riciclo viene fatto tutto insieme, cioè non c'è la carta, la plastica, tutto separato come da noi. Carta, plastica, vetro, tutto insieme. Immagino che loro abbiano nell'industria degli addetti che separino le cose. Si chiama recycling, però nel recycling è tutto insieme. C'è molta più natura, io quello ho notato, nel senso che c'è molto verde e attenzione ovviamente ai parchi naturali. I loro parchi sono abbastanza puliti, non lasciano rifiuti. Di nuovo, secondo me molto fa com'è la persona. Qui le persone sono loro così, sono molto rispettose per tutto, per ciò che è la comunità, quindi se una cosa è pubblica tendono a non rovinarla. Green nel senso di attenzione a non consumare troppo, no, nel senso che qui hanno per esempio l'aria condizionata sempre accesa in estate, ovunque, sia in casa che sui mezzi di trasporto, a palla proprio, cioè fa freddissimo, tu entri nel supermercato, in un negozio e ti devi coprire quanto è forte l'aria condizionata, però credo sia dovuto al fatto che appunto qui l'elettricità costa meno perché hanno molte centrali nucleari, quindi loro producono energia. Senti, e lì a Boston cosa si fa? Voi come passate il vostro poco tempo libero? Come si socializza anche con gli altri? A noi piace molto andare a mangiare fuori. Diciamo che la cosa che si fa di più qui negli Stati Uniti è proprio andare al ristorante, sia da soli che con gli amici. Poi Boston, ovviamente, essendo una città molto culturale, ha tanto da offrire a quel livello. Ci sono un sacco di musei, teatri. Poi si può passeggiare perché quando è primavera, estate, è molto bello, molto piacevole passeggiare sia nei parchi, perché ci sono molti parchi, che lungo il fiume e anche nella zona del porto, che è molto carina. Ci sono tanti locali, oppure d'inverno quello che facciamo molto più spesso è andare a casa delle persone, quindi si va a casa di amici. Socializzare per me è molto difficile dato che lavoro da casa, quello è l'unico problema del lavoro da remoto, e dato che si lavora tantissimo si tende a socializzare con i colleghi di lavoro. Infatti molti dei nostri amici sono colleghi di mio marito, si fanno molte attività insieme, il capo organizza delle uscite tutti insieme, quindi col capo e tutti i dipendenti. Mi hanno raccontato che sono andati anche a sciare insieme. Quando poi inizi ad avere figli si socializza con i genitori degli amichetti di tuo figlio. E come cibo vi trovate bene? Sì, ti devo dire un po' sì. Di tutto? Sì, perché la fortuna di vivere in queste città molto grandi è quello prima di tutto che c'è Italy, lì riesci a trovare tutto quello di cui hai bisogno, anche se molto costoso. Anche altri supermercati hanno le principali marche italiane di pasta, di salsa di pomodoro, e quindi quello già è una cosa molto importante. Ovviamente per tutto il resto prendiamo marche americane, però devo dire che ci stiamo trovando abbastanza bene. Se poi abbiamo bisogno di altro, ci sono degli store online, qui sempre negli Stati Uniti, che vendono solo prodotti italiani, per esempio. Quello che ti avevo detto mi manca di più sono proprio i prodotti tipici, specifici, regionali, insomma. Bene o male, sì, riusciamo a mangiare italiano, la pasta, cucino tutto. La pizza andiamo da Italy perché lì è buona, altrove no, però costa tantissimo. Per esempio, ci manca mangiare una pizza economica. Qui costa $20 una pizza. I ristoranti italiani sono anche abbastanza buoni, ovviamente non a livello nostro, si può andare avanti, insomma. Non diventi americano a tutti gli effetti. Senti, ci hai parlato della sanità e ora ti volevo chiedere sempre di un'altra cosa importante, che è la sicurezza, cioè come si sta lì, nel senso è un paese che è sicuro, si vive tranquilli lì. Allora, Boston sì, tranquillissima, e appunto venendo da Chicago, dove comunque nella zona centrale è abbastanza tranquilla, sapevo che le zone più esterne, non so se conosci, South Side, sono quelle più pericolose a Chicago, e infatti lì non ci andavo mai. E tra l'altro mio shock culturale è stato quando arrivai, praticamente ogni giorno c'era una sparatoria un po' più fuori, e nell'ultimo anno che siamo stati è iniziata a diventare pericolosa anche la zona centrale. Però comunque io uscivo da sola anche a Chicago, quello che facevamo era non fare mai tardi. Invece a Boston sono uscita da sola con delle amiche e siamo tornate a piedi a casa tipo mezzanotte e mezza, a parte che c'era tanta gente
ancora per strada, tutti giovani. E poi è anche una città molto per famiglie, quindi vedi o famiglie con bambini o gente giovanissima. È molto molto tranquilla Boston, non ho mai sentito di sparatorie, ci sentiamo molto più sicuri, non ho mai avuto problemi di, che ne so, persone che mi fermavano. Insomma, questa è una cosa importante, sentirsi sicuri. Nel palazzo dove viviamo noi abbiamo la reception, quindi ovviamente in casa non ti entra mai nessuno. Puoi anche appunto non chiudere la porta di casa, che a Chicago c'erano i senza tetto che potevi trovare per strada. Qui non ne ho visto nemmeno uno. Questo ti fa capire come appunto la città è abitata da persone molto benestanti. È uno stato ricco quello, anch'io avevo letto una cosa del genere. Esatto. Quindi insomma, riassumendo un po', dici un po' quali sono allora i pro e i contro che hai visto te del Massachusetts? I pro, sicuramente mi piace tantissimo, come ti ho detto, il fatto che c'è molta natura, molto verde, nonostante appunto sia una città, e anche il rispetto delle persone per tutto. Un altro pro è che non hai bisogno per forza di avere una macchina, soprattutto se vivi in questa zona, perché ci sono i mezzi pubblici. Non sono il massimo, perché Boston è una città molto vecchia e anche il sistema della metro è molto vecchio. La metro è un po' lentina e non è ben collegata. Per me le cose più importanti in una città sono il verde, la pulizia sicuramente, la sicurezza e anche se una città ti offre molto a livello culturale. I contro sono i contro che secondo me sono un po' per tutti gli Stati Uniti, come ti dicevo, la sanità privata e l'università privata che sono troppo costose e ovviamente gli affitti. E gli affitti, Gli affitti per Boston, sì, sono troppo alti. Tra l'altro aumentano, non ho detto questo, aumentano di anno in anno. Ogni anno ti danno l'aumento di affitto. E voi lì come allora siete felici in America oppure tornereste in Italia? Sì, ovviamente ci piacerebbe tornare perché la maggior parte delle persone viene qui per fare carriera, per comunque trovare lavoro, perché in Italia la situazione è quella che è, però tutti vorrebbero tornare se in Italia ci fossero le condizioni per farlo, perché ovviamente è il tuo paese e poi inizia a mancarti la famiglia, gli amici. Ci piacerebbe tornare, però siamo anche consapevoli del fatto che è molto difficile, quindi per il momento ovviamente ci stiamo facendo la nostra vita qui. Quindi diciamo dell'Italia, cos'è che vi manca di più? Hai detto famiglia? Sì, parenti, amici, a me il mare tantissimo e poi sì, la cultura ti manca tantissimo e ora capisco perché gli americani amano così tanto venire in vacanza in Italia e dicono che è stupenda. In Italia puoi viaggiare da una città all'altra in pochissimo tempo, quindi abbiamo anche questa facilità nel poter viaggiare in Europa in generale dove c'è molta cultura che qui non hai. Qui viaggiare è molto costoso tra uno stato e l'altro e tra l'altro vai in un'altra città, però le città americane sono più o meno tutte uguali, tranne appunto, non so, New York e Los Angeles sono completamente diverse, ma non c'è tutta la cultura che abbiamo in Italia o in Europa e inizia a pesarti un po' questo dopo tanti anni che ci vivi, perché sì, noi italiani vogliamo venire in America per vedere cose che non siamo abituati a vedere, quindi grandi città, i parchi nazionali maestosi, però quando ci vivi e non vieni in vacanza negli Stati Uniti inizi a dire ok, però sono belle le case americane, però dici vabbè sì, sono tutte uguali. Credo che la nostra fortuna sia quella di vivere in una città come Boston che è più piccolina, molto più europea. Qui nell'East Coast è molto più facile andare da una città all'altra, tipo abbiamo fatto questa vacanza a New York prendendo l'autobus e in 5 ore siamo arrivati a New York. Senti, ti volevo fare un'ultima domanda io. Qual è stato il momento più duro per te lì in America, se c'è stato in questi anni? Sì, c'è stato. Sicuramente agli inizi. Questo secondo me è un problema di molti italiani, che arriviamo con non molta fiducia in noi stessi, perché l'Italia diciamo che un po' ti rovina quello, perché il fatto di essere laureato però non riuscire a trovare lavoro, questo già ti distrugge secondo me a livello psicologico. Arrivi qui che non sai bene la lingua, dici chi è che mi deve prendere qua? Che cosa posso fare? Almeno io ho avuto questa difficoltà perché ovviamente per mio marito è stato più facile, ho fatto un colloquio, è stato preso dall'università e sapeva cosa doveva fare. Io ho ricominciato completamente da zero, sia con la lingua che cercare di capire cosa volevo fare. Poi
Poi ovviamente tutta l'esperienza che ho fatto, sono più sicura di me sicuramente. Il periodo più difficile è stato all'inizio, i primi anni, che ero a Chicago, a livello lavorativo appunto non andava benissimo, era inverno, avevamo avuto questo polar vortex, avevamo continue giornate di buio, era sempre grigio, bianco, neve, molto freddo, faceva freddo anche in casa perché c'erano rotte le tubature, perché il freddo era molto estremo e quindi lì ho avuto proprio un crollo, sono stata male per diversi mesi a livello psicologico perché dicevo che cavolo, ci siamo impegnati così tanto, abbiamo avuto pure problemi in casa senza riscaldamento eccetera, però poi ovviamente mi sono ripresa e adesso va meglio. Immagino che i periodi difficili ci siano per tutti. C'è chi ha la vita molto più facile perché o viene già con un lavoro già pronto, più soldi, ho il marito americano, quindi è tutto più facile perché parti già da una base. Se vieni da solo e devi partire da zero è molto più difficile, però quello che posso dire è che poi vieni premiato. Alla fine la meritocrazia c'è, quindi quella è la cosa positiva. Sì, questa è molto positiva perché insomma uno lavora, si fa il mazzo, insomma, e poi è giusto che sia ricompensato. Sì. Grazie insomma di aver condiviso questa tua esperienza. Diciamo che ho finito di farti le domande, se poi chiaramente chi ci sta seguendo vuol sapere di più sul Massachusetts, su Boston, vi suggerisco di seguire Francesca su Instagram, poi lascerò insomma tutti i suoi contatti sia qui sopra che in descrizione. Prego. Così potete chiedere direttamente a lei se avete qualche domanda nello specifico, perché chiaramente non è che abbiamo potuto parlare di tutto. Poi c'è anche la sua nuova app per chi vuole imparare italiano, se la può scaricare, The Italian Mind, vero si chiama? Sì, sì. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi video con i nostri italiani, Italian Globetrotter un po' in giro in tutto il mondo, e poi insomma se avete qualcosa da chiedere anche a me potete scriverlo nei commenti o mandarmi anche un messaggio, io vi risponderò molto volentieri. Va bene. Bene Francesca, siamo arrivati alla fine, ti ringrazio tanto. Grazie mille e ci sentiamo prossimamente. Ci sentiamo prossimamente, grazie per essere stato ospite a Italian Globetrotter, è stato un piacere conoscerti. Grazie a te, grazie a te. Saluta tuo marito. Va bene. Un abbraccione dall'Italia e un saluto alla nostra Italian Globetrotter dal Massachusetts. Ciao a tutti. Ciao, viva l'Italia e gli italiani, ciao.